Il violino è lo strumento col quale mi confronto, col quale ho questo rapporto forte, effettivamente e passionale, ma la botanica, le piante sono le compagne della mia vita ed è effettivamente il mio lavoro essenzialmente quello del botanico. Perché il violino? Il violino è lo strumento di grandissima forza intima. Effettivamente prima di raggiungere l'intimità con lo strumento, data la posizione, la forte torsione che deve avere l'avambraccio, i tendini devono essere messi a dura prova, effettivamente in movimenti molto rapidi delle dita in piena torsione effettivamente all'avambraccio. L'archetto deve volare saltellando, traballando, legando, perciò ti percuote effettivamente e ti mette in uno stato di grande agitazione, ti sta attaccato addosso, è uno strumento fortemente connaturato al corpo, non c'è distanza come un pianoforte o volendo anche come una chitarra o come un sassofono dove soffi. Se suoni il violino per davvero diventi un po' tutt'uno con questo strumento di legno, assolutamente di legno. Ecco, effettivamente forse ho scelto questo strumento che forse è quello più connaturato con una pianta che effettivamente ti sta addosso. E suonare un violino è come abbracciare un albero, cioè una delle azioni forse più forti e potenti che un essere umano può fare. Potrebbe essere un traslarsi nell'albero, come traslarsi anche nel violino, ma nell'albero vivo la situazione è ben diversa. Puoi connetterti al suo sistema radicale, connetterti al suo sistema aereo della chiome e delle foglie, perciò in qualche modo puoi rendere cosmico in qualche modo il tuo stare in quel momento nella terra se senti scorrere questa linfa. Ecco, questa connaturazione si è spostata, si è traslata in un mondo botanico, o il mondo botanico antecedente a questa voglia di suonare uno strumento e fare uscire i suoni che escono dalle piante, perché ricordiamoci che la botanica effettivamente è la fonte di ispirazione dal mio punto di vista totale dell'arte. Se vogliamo dalla musica, da quando le prime canne con una tempesta e un temporale si sono spezzate e in qualche modo un uomo passando ha sentito il vento toccare queste canne spezzate in misura diversa e ha costruito il primo flauto di Pan, probabilmente la scienza è la musica e la botanica è l'arte. Non è escludibile che in realtà è così, cioè nel senso che effettivamente dal mio punto di vista, per esempio nella mia stessa attività, quando suono applico probabilmente più criterio scientifico, metodologico, chiaramente nel mettere in moto il mio sistema percettivo, che è quello dell'ascolto assoluto degli altri musicisti e immediatamente rispondere e entrare nel tempo, nella scansione effettivamente del tempo, che è fisica se vogliamo per certi versi, e quando studio le piante, nella loro fenomenologia, devo mettere effettivamente più poesia possibile nel poterle vivere e capire, traslando un concetto di tempo, se vogliamo, abbastanza severo, come c'è nella musica, in un concetto di tempo che nel mondo vegetale va dalle ginkgoacee, dai muschi, dalle felci, di conseguenza ti trasporta quasi nella dimensione mentale di un geologo, cioè ti fa annullare i concetti temporali per capirle per davvero, perché si tratta di tempi di permanenza in questo pianeta così come sono di 200 milioni di anni. Come posso fare? Quale codice mi può connettere a una genetica talmente ancestrale, quando nel pianeta non c'erano altro che loro, sostanzialmente neanche i dinosauri. Tempi impossibili, velocissimi in alcuni casi come i bambù e lentissimi come altri casi, appunto come queste cicadee, specialmente nel mondo australiano. Ma sostanzialmente forse c'è più arte nello studio della botanica, forse c'è più arte. E sicché muoversi in queste due direzioni è assolutamente per me più o meno la stessa cosa, cioè nel senso che una cosa può valere l'altra, è un po' un circolo, è un linguaggio sé medesimo effettivamente, la musica e la botanica.